Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Capricorno, tendenze energetiche affettive per la prima parte di dicembre e abbiamo la luna e le stelle. Oh wow! Amici del Capricorno, la luna parla di sogni, parla di subconscio, parla anche di paure molte volte, però avendo anche la carta della stella che parla di destino e di desideri e anch'essa di sogni, sento che per molte persone fa riferimento a qualche tipo di sogno o di desiderio che si sta avvicinando. Andiamo a vedere nello specifico con i mini tarocchi, scusate, con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto come sempre ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio potete anche ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi poi trovo sotto nella descrizione del video il mio contatto email, il mio indirizzo email. Allora, abbiamo un cavaliere di bastoni, un 5 di bastoni al contrario, la carta del diavolo e un 10 di coppe. Ragazzi, il cavaliere di bastoni può far riferimento a una persona che avete magari reincontrato perché abbiamo la luna dopo un periodo o magari per qualcuno è una persona nuova che avete conosciuto da poco. Può essere se siete in coppia può anche essere il o la vostra partner. Sta di fatto che quando c'è il cavaliere di bastoni c'è sempre un'energia molto passionale, molto dirompente, è una persona che sa quello che vuole fondamentalmente. Il 5 di bastoni al contrario è che per certi versi è come se l'impressione è che qualcuno qui si sia un po' arreso davanti a una certa situazione o ad un certo tipo di relazione, perché comunque abbiamo anche la carta del diavolo. E sento che fa riferimento a dei condizionamenti, a delle proiezioni, perché vi ricordo che abbiamo la luna e la luna parla anche di proiezioni, di qualche cosa che non si vede, di quelle che sono, diciamo, dell'avere una visione un po' distorta di quello che è la realtà. E quando c'è il diavolo che parla di condizionamenti mentali, aiuta in questo senso a distorcere la percezione della realtà. Abbiamo anche questo 10 di coppe, e qui è come se ci fosse il desiderio, probabilmente quello, il desiderio, il sogno di cui parlavamo prima, è di raggiungere questo compimento, magari proprio a livello di coppia o di famiglia. Quindi se già avete una relazione, per qualcuno si tratta di stabilizzare la relazione, magari andare a vivere insieme o proprio mettere su famiglia, quindi con dei bambini. 10 di coppe parla un po' di quello della famiglia con figli. Andiamo avanti, vediamo che altro vi dicono. Vi ricordo che la prima linea è un po' più in generale, poi nella seconda linea andremo a vedere i single, dopodiché le persone che sono in una relazione. Allora, ok, abbiamo un re di pentacoli, la carta della forza, il 2 di bastoni e un 4 di spade. Mm. Guardate, allora, il re di bastoni potrebbe essere, diciamo, la stessa energia del cavaliere di bastoni che in un certo modo è progredita, è cresciuta, è maturata, diciamo che è come se ci fosse stata una sorta di evoluzione. E poi abbiamo anche la carta della forza che parla di qualche scelta o di qualche decisione o del coraggio che ci sarà bisogno, che dovrete trovare per fare un qualche tipo di scelta, perché comunque avendo il 2 di bastoni che ci parla di indecisioni, ci parla di qualcuno che sta valutando in realtà se andare proiettati verso il futuro oppure se rimanere nella situazione in cui si è. Guardate, io il 4 di spade molte volte la sento come la carta del masochista, soprattutto quando c'è il diavolo, nel senso che molte persone sono convinta che
si siano, come vi dicevo all'inizio, un po' arrese ad una determinata situazione, ad una determinata relazione. Ehm, e il 4 di spade è una carta che dice che si sta lì dove si è, non perché si stia bene, perché in realtà si è ben consapevoli del fatto che non si sta bene lì dove si è, ma perché semplicemente è troppo difficile prendersi la responsabilità di cambiare, di conseguenza si preferisce rimanere in una situazione che non appaga, ma che si sa già gestire. E in realtà con il diavolo, che parla anche di controllo, sento un po', o avete imparato bene a controllare voi stessi per stare in questa situazione, o in qualche modo, perché c'è il diavolo e la luna, quindi qualcuno vi ha messo in testa, può essere questo cavaliere di bastoni, vi ha, come dire, vi ha fatto capire, mi viene da dire, anche se in realtà, guardate, non sento che sia qualcun altro. Il diavolo molte volte rappresenta l'ego, quindi il proprio ego che intrappola in certi tipi di dinamiche che poi in realtà non sono sane. L'ego è colui che condiziona, fa fare scelte che poi forse una persona col senno di poi non farebbe più, insomma, no? Il desiderio di rivalsa magari o cose di questo genere. Molte volte sono dettati dall'ego e fanno fare scelte di cui poi ci si pente. Il re di pentacoli per qualcuno potrebbe rappresentare un padre o comunque anche il partner in realtà, però comunque è una persona a cui fate riferimento. Sento che probabilmente è la persona con la quale c'è questo tipo di situazione ehm, che vorreste completare. Può anche essere la vostra famiglia di origine, non deve necessariamente essere il partner, però è come se qui ci fosse qualche tipo di discussione o di battibecco che in un certo senso lascerete andare, proprio perché non avete voglia di discutere e qui ad un certo punto ci sarà la necessità di capire che cosa fare. Vado avanti in questa situazione oppure resto. Perché il 4 di spade è anche una carta di guarigione, una carta che vi dice che c'è bisogno di prendersi un tempo per guarire, non solo da un punto di vista fisico, ma proprio da un punto di vista psicofisico, psicoemotivo anche. Quindi è un po' come dire, ok, lascio perdere con questa persona le discussioni, mi arrendo, accetto la situazione così com'è, oppure no, oppure vado avanti per la mia strada, smetto di essere masochista. Il 4 di spade, appunto, come vi dicevo, parla anche di guarigione. Allora, nel momento in cui, come vi dicevo, una persona sta dove non sta bene, ma sta lì perché è in grado di gestire la situazione, perché è una carta di guarigione, perché ad un certo punto è obbligatorio, cioè perché sennò ci si ammala, staccarsi da dove si è e quindi da lì arriva il significato anche del ritiro spirituale di questa carta e prendersi un tempo per riflettere, per meditare, per ricaricare proprio le pile, per guarire. Quindi è una carta che è, diciamo così, sì, una doppia lettura, una prima e una dopo. Prima è quella della masochista e dopo è la guarigione. E qui è un po' perché vi dico le due letture? Perché qui vedo che un po' siete combattuti con con questo due di bastoni. Come se fosse, ok, me ne vado e penso a me, oppure resto in questa situazione anche se mi rendo conto che non è idilliaca, però non mi fa star bene. Va bene, andiamo a vedere con i single. Cosa riesco a dirvi di più? Io intanto vi dico che ho già pubblicato le previsioni del 2023 e li trovate tutti e quattro sotto nelle playlist del canale. Ok, andiamo a vedere allora per i single che cosa ci raccontano. 4 di bastoni al contrario, la carta del giudizio. Interessante. Perché qui ho come la sensazione che qualcuno abbia preso consapevolezza di certe dinamiche conflittive che magari c'erano. Mm?
4 di bastoni al contrario, o fa riferimento a un tipo di legame, un tipo di unione che in realtà magari state iniziando a vivere con una persona, ma non la sentite così, diciamo, reale, così vera, oppure sta di fatto che avete interrotto qualche tipo di unione per la carta del giudizio, per quello che è il risveglio, la presa di consapevolezza di quelle che sono queste dinamiche. Andiamo avanti, vediamo cosa vi danno. 10 di pentacoli al contrario, 10 10 e 9 di scusate, 9 di spade al contrario. Sì, di nuovo, qui sento che c'è come un condizionamento per quello che riguarda l'idea di famiglia, perché guardate che abbiamo due carte che quando sono girate al dritto parlano di famiglia felice. Al contrario, in questo caso, sento che è come se mancasse quel senso di unione, quel senso di appartenenza, mi viene da dire. Andiamo avanti. Abbiamo un 6 di spade, un 2 di bastoni e un cavaliere di bastoni. Quindi le energie qua si ripetono. Allora sì, sento che in un certo modo, se l'energia, diciamo, della linea generale era se scegliere, se andare o stare, probabilmente voi avete già fatto questo tipo di scelta e qui si tratta di andare verso qualcuno, mi viene da dire, verso questo cavaliere di bastoni. Può anche essere che la situazione che abbiate adesso, che abbiate avuto fino adesso, non fosse realmente idilliaca, perché comunque abbiamo due carte, ehm, appunto di unione familiare che sono girate al contrario. Quindi è un po' come se arrivasse da questo periodo dove forse non c'era una reale base. Può anche fare riferimento alla vostra famiglia d'origine, dove magari può essere che qualcuno non stia bene lì dov'è. Alla fine l'energia del 4 di spade ce l'abbiamo. Poi però con questo 6 di spade e il 2 di bastoni sento che c'è una sorta di cambio di attitudine, cambio di idea, cambio di prospettiva, perché il 6 di spade è il lasciare indietro determinati pensieri e credenze limitanti. Con il 2 di bastoni e il cavaliere di bastoni è un po' come se ci fosse l'idea di andare verso... Guardate, se il cavaliere di bastoni non rappresenta nessuno per voi, nel senso che non andrete a conoscere una persona specifica, può far riferimento al fatto che abbiate una nuova scintilla, mm, una nuova, come vi posso dire? Una nuova sfida da voler affrontare, non dover, voler affrontare. È un po' come se vi sfidaste e diceste ok, vado per la mia strada, vado verso quello che è la mia passione, il mio cuore, il mio entusiasmo, quello che accende in me. Per molte persone invece il cavaliere di bastoni può rappresentare una persona che si avvicina in questa prima parte di dicembre. E per qualcuno, considerato che comunque abbiamo il giudizio e abbiamo anche la luna, c'è anche qualche cosa riferito al passato, direi antico. Non so, come l'idea che qui prenderete consapevolezza del perché certe cose o certe relazioni vostre non hanno funzionato, come se fosse... perché c'è il giudizio, comunque una presa di consapevolezza. E ripeto, può anche far riferimento a una chiamata da parte di qualcuno che non vedete da tempo. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Ok. Allora, 8 di spade al contrario, 5 di pentacoli, fante di pentacoli, la morte, 6 di spade, scusate, 6 di bastoni, 9 di coppe, E diciamo che l'energia iniziale, ragazzi, non è delle più fresche,
perché comunque abbiamo un 8 di spade al contrario, il 5 di pentacoli al contrario, che sono due carte di forte tristezza, e qui abbiamo un fante di coppe al contrario. Sento che qualcuno qui probabilmente sta aspettando delle scuse, c'è stata una delusione, c'è stato quello che è un... C'è molto pessimismo, devo dire, in queste due carte. Ehm, Quando c'è il 5 di pentacoli al contrario e comunque anche il diavolo, per qualcuno si può parlare proprio di una manipolazione, ok? Qui state aspettando che qualcuno venga a farvi delle scuse, come se aveste bisogno di chiudere un capitolo per ricominciare da capo. Il punto è che credo che non arrivino, ragazzi, perché comunque 6 di bastoni è al contrario. È come avere una sensazione di mancanza ehm, di riconoscimento. È come se ci fosse questa persona che non dia valore a quello che voi provate, a quello che voi sentite. C'è comunque un 9 di coppe. Il 9 di coppe è la carta del sogno compiuto. Vi ricordo che qui abbiamo la luna. Quindi in realtà suppongo che questo 6 di bastoni sia un vostro modo di vedere le cose. Vi ricordo che avete la luna. Avete un modo distorto di vedere la realtà, ma è perché siete in questa bassa vibrazione, secondo me. Nel senso che non è poi così male alla fine della lettura. Abbiamo un 9 di coppe, un 7 di pentacoli e un re di coppe. Quindi si va verso quello che è un appagamento, verso quello che è una maturità anche, o del sentimento o della relazione. Quindi secondo me è più una vostra attitudine mentale che non un reale problema. Vi ripeto, nella linea iniziale c'era la carta del diavolo, parla di condizionamenti, vedendo anche la luna, io credo che abbiate certe forme pensiero che non vi... che vi condizionano parecchio, magari fate delle scelte nella vita. Vi faccio un esempio come un altro perché vi fate condizionare molto da quello che pensano gli altri. Per voi è importantissimo quello che pensano gli altri e, e quindi fate le vostre scelte di vita in base a quello. Ora, io dico, per farvi riflettere più che altro, che importanza ha che cosa pensano gli altri? Perché se voi oggi vivete qui, gli altri sono un certo gruppo. Se voi domani vivete da un'altra parte, gli altri sono un altro gruppo. Se voi avete vissuto 30 anni nel primo gruppo, quando vi spostate nel secondo gruppo, gli altri non conoscono chi siete. Ok, quindi vi potete proporre come voi volete, come potete far conoscere di voi solo quello che ritenete necessario. E alla fine gli altri avranno magari un'idea diversa di quello che hanno il primo gruppo, ma voi vivrete condizionati con le idee del primo gruppo anche nel secondo. Ed è un modo distorto di vedere la realtà del secondo gruppo, perché magari certe verità vi sono servite per vivere e sopravvivere nel primo gruppo. Ed è un po' quello di cui parla la luna, no? Questa proiezione, questa realtà distorta che si vede, appunto. Quindi secondo me cambiate un po' vibrazione, ecco. Quando c'è la carta del 5 di Pentacoli, molte volte si parla anche di quello che è il ruolo di vittima. Avere il ruolo di, o diciamo immedesimarsi troppo nel ruolo di vittima vuol dire lamentarsi molto spesso, trovare sempre scuse per non cambiare, perché succede che poi si innesca una dinamica di dipendenza. Voi instaurate quel tipo di ruolo e avvicinate persone che semplicemente, invece che aiutarvi, realmente vi danno un aiuto fittizio, nel senso che comunque vi incoraggiano, cioè, è come se dicessero no, tranquillo, andrà tutto, però non è un reale aiuto quello, perché è un alimentare la vostra condizione, non è il va bene, adesso ti sei preso un mese, 6 mesi, un anno per metabolizzare la cosa, qualsiasi cosa sia, è ora adesso di andare avanti e spronano. Non so se mi sono incartata con le parole, se sono riuscita a fare l'esempio, insomma, in modo che lo capiste. Mi scriverete poi nei commenti. Andiamo a vedere un'ultima carta per chiudere la lettura. Andiamo a vedere. Ok. Ecco. Non condizionamento. Wow. È incredibile come le carte si richiamino. Sì, fate attenzione alle proiezioni mentali, nel senso, guardate,
mm, può anche esservi utile, perché molte volte facciamo delle cose perché pensiamo che gli altri si aspettino quella cosa lì da noi. Però chiediamoci se realmente abbiamo voglia di fare quella cosa lì o se è solo per soddisfare l'aspettativa degli altri. E se fosse solo per soddisfare l'aspettativa degli altri, chiedetevi perché per voi è importante soddisfare l'aspettativa di quella persona. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi per la prima parte di dicembre, ci sarà poi la seconda parte più in là. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Se vi è piaciuta potete mettere like, se volete supportare il canale potete condividere, iscrivervi, lasciare più commenti possibili, insomma ogni tipo di aiuto è veramente importante. Io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!